Ciao amici, bentornati sul mio canale Il Divo della Pizza. Oggi andiamo a fare un'altra preparazione nel magico forno F1 P134H. Sapete cosa? Andremo a preparare una bellissima pizza alla pala. Siete pronti? Andiamo ad impastare. Per realizzare 4 pizze alla pala andiamo a realizzare un impasto idratato all'80%, quindi andiamo ad utilizzare 1 kg di farina forte, in questo caso stiamo utilizzando un Accaputo Cuoco che ha un W intorno ai 300, 800 g di acqua fredda, come vedete ho messo anche qualche cubetto di ghiaccio perché andremo a lavorare in planetaria e per evitare che il nostro impasto si surriscaldi è necessario utilizzare acqua fredda, 6 g di lievito di birra fresco, 23 g di olio d'oliva extravergine, 30 g di sale. Passiamo ad impastare. Perfetto, quindi abbiamo messo il nostro chilo di farina all'interno della planetaria. Per prima cosa andiamo a sbriciolare il nostro lievito. Chiudiamo la planetaria e la avviamo alla prima velocità, giusto per miscelare e ossigenare la nostra farina. A questo punto cominciamo ad inserire gran parte della nostra acqua. A questo punto possiamo aumentare un po' la velocità. Man mano che la farina assorbe aggiungiamo acqua a filo. A questo punto andiamo ad aggiungere il sale. Avviamo la planetaria e aggiungiamo l'acqua a filo per far sciogliere il sale. A questo punto incorporiamo anche l'olio. Essendo un impasto ad alta idratazione, il mio suggerimento è quello di ungere un pochino la superficie del piano da lavoro, ok? A questo punto dobbiamo ungerci bene anche le mani, quindi in questa maniera, e dobbiamo fare dei movimenti veloci e decisi, quindi prendiamo in questa maniera e pieghiamo su se stessa. Ok, dovete essere molto veloci perché la pasta si affeziona a voi. In questa maniera andiamo a dare un po' di forza al nostro impasto. Questo procedimento dovrete ripeterlo per 3 volte con pause da 15 minuti. Vedrete che man mano l'impasto tenderà ad asciugarsi leggermente e diventare più liscio ed omogeneo. Perfetto, quindi ora lascio riposare il mio panetto per 15 minuti e passo con il secondo giro di pieghe e poi lo farò un'ulteriore volta. Perfetto amici, quindi siamo arrivati alla terza e ultima piega, quindi sciogliamo nuovamente le mani in questa maniera e facciamo le ultime pieghe di rinforzo. Come vedete, dopo 3 giri di pieghe il nostro panetto sta diventando molto più liscio e omogeneo e più asciutto, quindi sarà sicuramente più facile gestirlo a questo punto. Una volta fatto questo prendiamo un contenitore ermetico, lo oliamo per bene e ci buttiamo il nostro impasto, quindi voilà, ecco qua il nostro impasto. Ora chiudiamo il tutto e lascio mezz'oretta fuori a temperatura ambiente, poi vado in frigorifero per una quarantina d'ore perché essendo una farina molto forte la lascerò maturare lentamente in frigorifero a lungo. Durante questo periodo l'importante è dare 3 girate a step distanti tra loro, quindi tra 5-6 ore gli do una piega, poi se vai a letto la mattina seguente gli dai un'altra piega, eccetera, come Ottimo amici, sono passate quindi circa 40 ore, guardate la maturazione, che buchi che ha creato, questo è davvero un buon segno. Ora dobbiamo procedere allo staglio, quindi prepariamo un letto di semola sul piano da lavoro e capovolgiamo il nostro impasto in maniera abbastanza decisa. Ora non ci resta che stagliare a freddo perché appunto essendo un'alta idratazione il freddo ci aiuterà, lo dividiamo in 2 esattamente. Ciascuna metà
dell'impasto, la dividiamo ulteriormente a metà. In questo modo otterremo 4 pizze alla pala, quindi non c'è bisogno di misurare, pesare, basta che tagliamo ad occhio a metà questo panetto e non ci resta che applicare la stessa tecnica che abbiamo applicato con la pizza in teglia. Quindi stendiamo leggermente così con le mani il nostro panetto e lo richiudiamo su se stesso, quindi prendiamo i lembi e voilà, chiudiamo così. Chiudiamo bene ai bordi, assicuriamoci di chiudere all'interno bene l'aria, poi lo giriamo e ripetiamo la cosa per 3 volte, quindi 1, 2, iniziamo bene e richiudiamo nuovamente su se stesso, così. Quindi chiudiamo bene. Questo davvero è il passaggio principale perché determinerà davvero la struttura della nostra pizza alla pala. Quindi chiudiamo bene, rigiriamo appena appena nella semola così che non attaccherà nella nostra cassetta e la andiamo a mettere nella nostra cassetta porta impasto dove andrà a lievitare fino al raddoppio. Quindi questa, e facciamo lo stesso con l'altra. Perfetto, quindi attendiamo il raddoppio e poi passeremo con la stesura, la farcitura e la cottura. A dopo! Perfetto, per le nostre pizze in pala quello che dobbiamo fare è prendere le nostre pizze, capovolgerle sul letto di semola che abbiamo preparato sul piano da lavoro e fare un po' quello che abbiamo fatto anche con la pizza in teglia. Quindi dobbiamo cospargerle con della farina di semola, prendiamo questa e facciamo una cosa semplicissima, cioè partiamo dai bordi in questa maniera e poi schiacciamo con le dita ben larghe, quindi in questa maniera, e stendiamo nuovamente. Perfetto, questa è la stesura, molto semplice. Ora prendiamo e la portiamo sulla pala. Stessa cosa che abbiamo fatto con la teglia, è sbattiamo un pochino, andiamo sulla pala e sistemiamo un po' la forma in questa maniera. La peculiarità di questa pizza appunto che andrà a diretto contatto con il nostro forno sulla pietra refrattaria, quindi facciamo così. Ora ci mettiamo dell'olio e andiamo in forno e la condiremo a freddo. Abbiamo preriscaldato il nostro F1 a 350 gradi sul fondo e a 220 sulla parte superiore, quindi procediamo ad infornare. E lasciamo cuocere per circa 4 minuti, 4-5 minuti, diamo una controllata. Perfetto, sono passati circa 4 minuti, ultimiamo il condimento, quindi in questo caso volevo fare una margherita, quindi andiamo a metterci del pomodoro, prendo del parmigiano ed infine della mozzarella. Quindi riprendiamo la nostra pizza e la inforniamo per qualche altro minuto fino a cottura ultimata. Quindi voilà, e ritorno in forno. Perfetto, ecco la nostra pizza alla pala sfornata. Perfetto, procediamo con l'altra pizza alla pala, quindi stessa cosa. Procediamo ad infornare la nostra seconda pizza in pala. Ecco qua che bella. Tac. E questa la facciamo proprio gustosa, quindi ci andiamo a mettere della mortadella a crudo, poi ci mettiamo della stracciatella, ed infine della granella di pistacchio. Perfetto! E questa è la nostra pizza alla pala ultimata. Ecco quindi amici il risultato, le nostre prime 2 pizze alla pala cotte nell'F1.
Ora vi faccio vedere il fondo perché c'è stato un piccolo problema, incidente di percorso. La prima, vedete, si è un po' bruciato il fondo, mentre la seconda, perfetta. Quello che vi posso dire è che la temperatura ideale con cui ho cotto questa è di 300 gradi sul fondo, quindi sulla platea, non 350 come questa, perché la cottura è stata troppo violenta e si è un po' bruciato il fondo, ma comunque la mangerò lo stesso. Per il resto la parte superiore invece 250 gradi era perfetto. Come vedete la cottura è avvenuta davvero molto bene. Quindi il fondo, mi raccomando, tenetelo a 300 gradi. Procediamo con l'assaggio di questa pizza alla pala. Wow, guardate ragazzi che alveolatura, guardate che alveoli, bellissima. Quindi la lunga maturazione dell'impasto ha dato i suoi risultati, vedete? Bellissimo. Che dire, l'assaggiamo? Ottimo amici, come posso resistere a tanta delizia? Cedo io per voi, cedo, giuro. Un morso, ve lo dico già, non ho sentito bene il gusto, meglio che ne faccio un altro. Ragazzi miei, mortadella, stracciatella e pistacchio, la fine del mondo, ve la consiglio veramente. Detto questo amici, se anche questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel like come al solito, vi chiedo di iscrivervi al mio canale perché è davvero l'unico modo per supportare il mio canale, quindi spronarmi ad andare avanti a fare nuovi video con nuove ricette per voi. In descrizione trovate anche il link alla mia pagina Instagram, così potrete vedere dei contenuti diversi da quelli che troviamo qua, quindi delle foto in più sulle mie pizze che preparo durante le settimane. E che dire, ci vediamo alla prossima con un altro video. Se avete dei consigli su qualche video che volete di cui io vi faccia vedere una ricetta, scrivetemelo pure qua nei commenti o in privato su Instagram e io sarò lieto di aiutarvi. Detto questo, vado a mangiare, buona serata a tutti, buona giornata a quello che è, alla prossima!